Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di ANDE di uno di voi. Torniamo a parlare di voi che mi siete tanto cari e che molti di voi iniziano a scrivermi le loro NDE. Ripeto sempre all'inizio del video, sarebbe bello, carino, che qualcuno di voi avesse il coraggio e di parlarcene a voce, di vedere la persona che racconta la propria esperienza. Ma nel frattempo ve la racconterò io, ringraziando in questo caso Cinzia, detta anche Carinzia, che ha voluto donarci questa sua esperienza di NDE. Un'esperienza particolare perché un'esperienza che inizia negativa e si trasforma in positiva. Quindi potremmo dire che era una NDE negativa, poi grazie alla sua volontà, all'aver capito l'errore che stava commettendo, si è trasformata in una NDE positiva, positivissima, oserei dire. Grazie ancora Cinzia e andiamo a raccontare quello che è successo nella sua vita. Innanzitutto questo fatto succede quando Cinzia aveva 22 anni. Cinzia non aveva terminato il percorso di studi, lavorava col papà, aveva un fidanzato, due amiche e sembrava che tutto andasse per il meglio. Nonostante tutto questo, le cose per Cinzia iniziarono a girare male. Dice lei che la mancanza di aver terminato un percorso di studi iniziò a pesare, le sue amiche iniziarono un po' a snobbarla, a trattarla male, lei faceva sempre più fatica a farsi prendere in considerazione, a farsi rispettare e poi fu lasciata anche dal fidanzato, per cui per Cinzia diventò un momento buio, un momento molto difficile della sua vita. Cominciò a innescarsi un pensiero negativo dietro l'altro e entrò in depressione. Per una serie di motivi, e questo posso garantirlo che succede spesso, entrata in depressione si comincia a autoalimentare una vita di fatiche, una vita di difficoltà e le piccole cose diventano enormi ostacoli e la depressione aumenta e gli ostacoli diventano sempre maggiori. Questo successe a Cinzia, tanto che pensò più volte di porre fine alla sua vita. Poi, forse per la mancanza di coraggio, forse perché è mancato il momento, ma non ha mai messo in atto questo proposito, ma ci pensò parecchie volte e forse fu proprio questo che fece scattare questa NDE. Allora Cinzia, ovviamente, come abbiamo detto, stava attraversando un momento di grande difficoltà. Iniziò anche a non sentirsi molto bene, la salute cominciò a essere cagionevole, avere dei sintomi, probabilmente si dormiva male, si mangiava male, si faceva fatica a fare tante cose. E finché una sera iniziò a sentire una forte oppressione al petto, iniziò a sudare copiosamente e si svegliò con questo malessere. Però dopo un po' questo malessere cominciò a passarle, quindi pensò che fosse stato un malessere passeggero. Passò ancora qualche giorno. Appunto, qualche sera dopo successiva si svegliò ancora di soprassalto, tutta sudata e con questo senso di oppressione fortissimo. Non riusciva quasi a respirare. Cercò di aprire bocca e di chiamare la mamma che si trovava in una stanza adiacente e quindi di chiederle aiuto, di chiedere soccorso, tanto era la sensazione di dolore che provava e provava anche dolore a tutto il corpo. Tutto il corpo era indolenzito, dolorante, oppressione al petto e non riusciva ad emettere alcun suono, quindi non riuscì a chiamare la mamma. Quindi improvvisamente si sentì cadere dentro un buio profondo e si sentì cadere all'interno del corpo, non sentiva più niente, vedeva una specie di tunnel nero con degli sprazzi di luce e in quel momento non ebbe più paura. Era solo curiosa di capire cosa stava succedendo. Iniziò a cadere vorticosamente e velocemente in questo tunnel da cui ogni tanto nero
che sembrava fatto di terra roccia, da cui ogni tanto appariva qualche spiraglio di luce. Però la cascata era velocissima, il tunnel era profondissimo, continuava a cadere velocissimamente attraverso questo tunnel. Improvvisamente riuscì a trovare un equilibrio, a rimanere sospesa nel vuoto, quindi non precipitava più, ma era ferma nel vuoto in questo tunnel e cercava di capire cosa stava succedendo. Da lì a qualche momento apparvero due braccia di un essere mostruoso, brutto, raccapricciante, che cercavano di spingerla nel profondità del tunnel, quindi spingevano verso il fondo del tunnel. Lei cercò di divincolarsi e di evitare questa spinta. Lì Cinzia stava veramente lottando per non cadere nella profondità del tunnel. Improvvisamente una voce maschile profonda tuonò: hai capito che cosa stavi facendo? Ma veramente vuoi rinunciare al dono che ti ho fatto? Ovviamente Cinzia rispose: quale dono? Quale dono mi hai fatto? Veramente vuoi rinunciare alla vita, al dono che ti ho fatto? Vieni, ti mostrerò una cosa. Cinzia ovviamente ancora non capiva bene, dice: quale dono? Quale dono? Il dono dell'amore dei tuoi genitori. Vieni che te lo faccio vedere. A questo punto Cinzia si accorse che era fuoriuscita dal tunnel e insieme a questa voce attraversava i muri della casa, della camera, e arrivava a vedere i suoi genitori in cucina che insieme stavano preparando da mangiare il pasto per la famiglia. Si rivide non uno, ma vari pasti, vari pranzi, varie cene che i genitori insieme collaborando preparavano anche per lei, e sentì tutto l'amore che i genitori sprigionavano nei suoi confronti. E la voce le disse: vedi quanto ti amano i tuoi genitori? Cinzia si vergognò, si sentì in imbarazzo, si sentì una vergogna profonda. Ora sentiva e capiva l'amore profondo che provavano i genitori per lei. Quindi se anche all'esterno, il resto del mondo in questo momento non l'amava, le sue amiche la denigravano, non riusciva a integrarsi, aveva perso il fidanzato, c'era comunque al mondo chi l'amava profondamente e di un amore veramente bellissimo. Vergognandosi, Cinzia cercò di rimediare a questa cosa e disse: non sapevo quanto i miei genitori mi amassero, non me ne ero resa conto, non avevo capito quanto i miei genitori mi amassero. E la voce gli disse: vedi, se continuerai a scendere nel tunnel non tornerai più in questo mondo e non vedrai più i tuoi genitori, non proverai più l'amore che loro provano per te. Cinzia in quel momento realizzò che se avesse continuato il suo percorso nel tunnel verso il basso, sarebbe morta per sempre, non sarebbe più tornata alla vita, non avrebbe più visto i suoi genitori e chissà in quale posto sarebbe andata a finire, forse un grande inferno, visto quello che già stava succedendo mentre cadeva nel tunnel. Nel frattempo continuava: nel posto in cui andrai non ci sarà amore, non proverai più, cioè non sentirai più nessuno che ti ama, non sarai più amata da nessuno. Quindi Cinzia si sentì sempre più triste, si sentì molto afflitta e cercava di reagire, voleva riparare a questa cosa, voleva tornare dai suoi genitori. Sapeva che chi la stava guardando stava capendo questo conflitto dentro di lei e sapeva quello che pensava, quindi cercò di comunicare i suoi sentimenti. La voce continuò: non aspettare che gli altri ti amano, anche perché molti non ti ameranno mai, per cui non devi rattristarti per questo. La tua vita è un valore che deve essere vissuto, anche se solo una persona sola ti amasse e ti amerà. Quindi tu devi continuare la tua vita perché è un dono d'amore e devi portarla avanti. In quel momento il paesaggio cambiò. Si trovò
in un campo bellissimo con delle colline, degli alberi, ma era tutto così luminoso che non se ne capivano i colori, sembrava tutto solo luce, molto molto luminoso. Poi vide una persona luminosa appunto avvicinarsi, ma non riusciva a capire chi era perché c'era della nebbia, c'era questa luce, c'era tutta questa evanescenza che non le permetteva di vedere bene in lontananza. Vide un bel albero antico e sotto c'erano delle persone e lei capì che queste persone erano lì per lei, ma non riusciva a riconoscerle, tranne che man mano che si avvicinava riconobbe una signora con un bambino in braccio. Era la sua nonna. Era la nonna paterna e il bimbo che aveva in braccio era il fratello del suo babbo che era morto all'età di 9 anni, mentre la nonna era morta quando Cinzia aveva solo 2 anni. Quindi l'essere invece luminoso cominciò a avvicinarsi a lei. Il vestito che aveva non sembrava nemmeno di tessuto, era talmente bello, talmente luminoso, i capelli erano dorati, luminosissimi. Quindi era un essere meraviglioso che si stava mano a mano avvicinando a lei. Cinzia cercò di avvicinarsi e vedere questa immagine, questo essere meraviglioso il più vicino possibile e percepì il suo forte amore, un amore potente, fortissimo, che lui provava anche per lei e capì che era la voce che aveva sentito fino a quel momento. Allora, sapendo che lui avrebbe comunque sentito, capito i suoi pensieri, disse voglio tornare ai miei genitori, voglio tornare ai miei genitori, lo pensò profondamente, come posso rimediare tutto questo? E allora l'essere di luce, la voce gli disse di qua, presto, vieni di qua. E lei si sentì precipitare dentro il corpo. Sentì improvvisamente la testa che pesava sul cuscino e lì capì che era tornata, però ancora non riusciva a muoversi, non riusciva a parlare, quindi cercò piano piano di muovere la testa e ci riuscì. Una volta, 2 volte, era felice anche se il corpo sembrava ancora paralizzato, quindi chiamò la mamma, gridò e chiamò e questa volta la voce uscì. La mamma corse e cominciò a massaggiarle tutto il corpo spaventatissima e lei dopo qualche minuto riuscì a muoversi, abbracciò la mamma con tanto amore e le disse che le voleva veramente tanto bene. Cinzia ha un ricordo molto vivido di questa NDE ed è un NDE particolare. Noi non sappiamo che malore abbia colto Cinzia, però sicuramente è stato un malore profondo che l'ha portata a provare un NDE negativa che si è trasformata poi in positiva, insegnandole che la vita non va mai sprecata. Anche davanti alle difficoltà dobbiamo agire e reagire. Lo so, è facile da dire, è molto difficile da fare, però questo è un grande insegnamento di cui dobbiamo tener conto. Dare mai le cose e le persone per scontate e cercare sempre di agire per il meglio anche nei momenti di grande difficoltà. Ecco perché bisogna volersi bene gli uni agli altri, perché possiamo esserci di aiuto e di sostegno morale oltre che fisico, perché spesso si cade più nello spirito che non fa nel fisico. Spero, Cinzia, di aver interpretato bene le tue parole. So che ci sono degli altri particolari che volevi raccontarmi a voce, li ascolterò volentieri e magari ne parlerò in un secondo video. Intanto ti ringrazio ancora di cuore di averci donato la tua esperienza di NDE e Cinzia vi porta i suoi saluti. Mettete like, iscrivetevi al canale, che solo il 20% di voi è iscritto al canale, aiutate il canale a crescere così che molti possano accedere a questi video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!